Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. E rieccomi qua con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Ritorno all'origine. Questa sera argomento super gettonato, gli Anunnaki. Ma prima di iniziare, mentre aspetto un po' di persone che arrivano, intanto vedo un sacco di nomi conosciuti, sia perché vi conosco di persona, sia perché ormai vi ho visto numerose volte in chat a scrivermi. Vi ricordo che questa domenica ci sarà la conferenza di Padova e quindi avrò l'opportunità di abbracciare un po' di voi, di quelli che non conosco ancora e anche di quelli che probabilmente ho già conosciuto in qualche occasione passata. Ricordo per tutti quelli che me lo chiedono che le conferenze dal vivo sono in realtà degli approfondimenti, un modo per scambiarsi anche di persona delle informazioni, un modo diverso di interagire e proprio per questo hanno il loro senso dal vivo, quindi non saranno registrate, ma vi assicuro che io do molte informazioni sempre anche su YouTube e molti argomenti poi vengono ripresi. È anche necessario dare qualcosa a chi ha la voglia e la necessità di muoversi, di prendere l'auto, i mezzi per venire di persona ad ascoltare una conferenza e anche ad avere uno scambio personale, interiore, energetico e tutto quello che volete, insomma. Il motivo per cui ci sono varie conferenze di argomenti diversi è perché l'argomento è tanto vasto e quindi non è difficile per me fare dei focus di approfondimenti più variegati, ma vi assicuro che per seguire il discorso generale ovviamente ci sono le live su YouTube che sono anche riascoltabili, sempre presenti, e quindi non vi preoccupate. Ovviamente l'aspetto più importante è quello poi dei corsi dal vivo, perché lì si sperimenta su di sé, ma in quel caso in piccoli gruppi, come utilizzare tutte queste informazioni poi nella vita reale per uscire da questo sistema che in realtà è un sistema di schiavitù nel quale siamo inseriti, ma ne parleremo. Allora, vi ricordo solo le conferenze un secondo, aggiunge al palco, eccole qua, quindi Padova la prossima domenica, 29 ottobre, per chi fosse interessato mi può mandare una mail a conference@backtotheorigin.org. È a donazione consapevole, per cui non ci sono problemi, ma vorrei l'accreditamento precedente al giorno della conferenza, per cui se mi mandate un'email almeno si riesce già ad accreditare le persone. Ci sarà poi una conferenza a Prato il 19 novembre e quella di Lugano il 26 di novembre. Quindi avete tutto scritto qua, gli argomenti sono diversi, se volete più informazioni, più dettagli, vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram, dove comunque io pubblico sempre locandine e vi informo su tutte le mie attività. Ok, detto questo,
Ciao a tutti, vedo sempre più nomi conosciuti, siamo già abbastanza per cui ha senso iniziare. Allora, gli Anunnaki, questi sono veramente famosi, sono un po' le star dell'attualità aliena, no? Perché ne parlano tutti. Se ne parla tanto in vari modi, c'è chi ovviamente pensa che sia una bella storiella legata alla mitologia dei Sumeri, chi pensa che non sia affatto una storia e che siano invece gli esseri alieni che ci hanno creato facendo delle sperimentazioni genetiche, e c'è chi come me vi dice che non è vero neanche questo, cioè sicuramente non sono un'invenzione, sicuramente non stiamo parlando di mitologia, ma le informazioni che ci sono state passate sono anche queste manipolate. In altre occasioni ho parlato di come tutto quello che la cultura ufficiale propone e soprattutto quello che riesce ad avere un discreto successo, a vendere libri, eccetera, eccetera, è funzionale al sistema. Quindi Zaccaria o Zaccaria Sitchins in pieno pure lui. Ho visto che c'è Victor Nunzi, che è un sumerologo bravissimo, che ho anche già intervistato sul mio canale, ne approfitto per salutarti. Ciao Victor. In una live anche con lui avevamo parlato proprio di questo aspetto, di come sia ampiamente sopravvalutato tutto il lavoro di Sitchins, anche se effettivamente ha portato alla luce e alla ribalta questi Anunnaki, il che è positivo, ma trasfigurando un po' quello che c'è scritto. Non si sa se per incapacità, incompetenza o volutamente perché era, come dire, legato a un'elite che vuole che certe informazioni diventino di dominio pubblico, ma altre invece no, e che quindi crea una narrativa in parte reale, in parte fuorviante, come sempre accade. Ed è sempre molto difficile discernere. Allora, intanto degli Anunnaki c'è da dire un bel po' di cose, ma diciamo subito la prima importante: non sono loro che ci hanno creato, ma manco per niente. Qualcuno ricordava che in altre live del passato io avevo parlato di come in realtà gli Anunnaki fossero una creazione dell'uomo, di un certo tipo di uomo, non dell'uomo di oggi ovviamente. Ed è effettivamente così, ma questo è un pezzo di storia ancora più antico di cui parleremo, faremo un focus di approfondimento perché ne vale la pena, probabilmente giovedì, visto che ormai sto cercando di mantenere questo doppio appuntamento. Quindi, lasciando un attimo perdere questo aspetto, che fa parte di, se vogliamo, un aspetto narrativo ancora più segreto, andiamo sulla prima parte, che già è abbastanza comunque complessa, cioè come si sono evidenziati, da che razza provengono questi Anunnaki e poi quante tipologie di Anunnaki ci sono, perché ce ne sono molte più di quante voi crediate. Gli Anunnaki sono tante tipologie, ce n'è una tipologia di Anunnako che sono chiamati gli Anunnaki Geovian, che ricorda un po' Yahweh, Geova, Yahweh, eccetera, eccetera, o come lo chiama il nostro Mauro Biglino, quello là. In ogni caso, il nostro, tra virgolette, Dio della Bibbia fa riferimento in realtà a questo tipo di razza. Poi si riferisce anche ovviamente a un'entità, ma i Geovian, perché poi la storia viene sempre riadattata, riraccontata ad uso e consumo del momento, ma il nome arriva proprio dai primissimi Anunnaki. Ma vediamo un attimo quanto indietro nel tempo bisogna andare, ricordandoci che un po' come ci insegna Ritorno al futuro, un film famosissimo che chi ha più o meno la mia età si ricorda bene perché veramente ha fatto epoca, magari super giovani no, ma gli altri Ritorno al futuro se lo ricordano, e già nel titolo c'è qualcosa di strano, il futuro è più avanti, come si fa a tornare al futuro? Perché in verità, essendo
il tempo contemporaneo, noi abbiamo l'opportunità di viaggiare nel futuro e nel passato, ma non solo. Quello che siamo oggi è definito da un certo tipo di futuro e da un certo tipo di passato che esistono contemporaneamente. So che questo è un discorso molto complicato, ma è per dirvi che quando qualcuno si stupisce così tanto che sia possibile andare molto indietro nel tempo, si stupisce perché vive il tempo come qualcosa di lineare, come se si trattasse di una strada da percorrere e non invece come una sorta di ciclo che si ripete a vari livelli. Abbiamo visto che abbiamo un universo fatto di differenti dimensioni, ma soprattutto densità, e quindi mano a mano che ci spostiamo nelle differenti densità e dimensioni e aumenta la frequenza dell'energia, la frequenza della materia, la frequenza della realtà, mano a mano che aumenta noi saliamo, diciamo così, di densità. Questa è la densità con la frequenza più bassa, la prima densità. Passando alla seconda, alla terza, alla quarta, fino alla quinta, ci spostiamo in ambito energetico, proprio per una questione di frequenza, e lo evidenziamo anche nel tempo, come se fosse qualcosa di avvenuto o molto indietro nel nostro tempo o anche molto nel nostro futuro. Per cui vi dicevo, per esempio, che Tara è non solo una forma della Terra, che fa parte dell'universo di seconda densità, è non solo la patria dell'essere umano originario, del progetto Turaneusiam, ma è anche il nostro futuro, perché scendendo nella materia fino alla prima, seconda e terza dimensione, ora ci ritroviamo a ricostruire filamenti, a riprendere possesso di capacità, filamenti di DNA, a tornare a quello che eravamo all'origine e quindi nel nostro futuro noi torniamo al passato. Capite che è un ciclo che anche se si ripropone più e più volte su vari livelli, rende molto meno astruso il fatto di poter accedere e arrivare ad informazioni che riguardano un passato o un futuro anche molto lontano. Ora torniamo ai nostra situazione iniziale che genera gli Anunnaki. Prima degli Anunnaki avevamo delle razze che nascevano, e ne abbiamo già parlato, da una dimensione molto molto elevata che faceva parte dell'universo di quarta densità. L'universo di quarta densità è quello in cui ci sono i rishi, questi famosi esseri come a forma di soli o entità luminose che non hanno ancora un corpo fisico, perché il primo livello realmente fisico, concreto, è quello della 12ª dimensione, dove c'è il progetto divino originario. Quindi nella 13ª, 14ª e 15ª dimensione abbiamo sì delle entità, ma non hanno una forma fisica così definibile. A quel livello abbiamo le famose fiamme, la fiamma blu, la fiamma oro e la fiamma viola. Nello specifico la fiamma blu è alla 13ª dimensione, la fiamma oro 14ª e la fiamma viola 15ª dimensione. Questi si chiamano gli Elohei, 13ª dimensione, fiamma blu o ordine di Smeraldo, 14ª dimensione o fiamma oro sono i Serafei e poi abbiamo i Brahma. Ora, questo è il principio per cui tanto ci raccontano tutte le religioni, anche se sono state tutte deviate nei loro insegnamenti, ma il principio della Trinità famosa nasce da qui. Una forma che noi potremmo vedere come i tre ordini, l'ordine di Smeraldo, l'ordine viola, della fiamma viola e quello dell'oro. Sono delle linee, sono delle grandi famiglie, ma la prima manifestazione non può che avvenire sul 12° piano, nella 12ª dimensione, dove per la prima volta le entità prendono forma. Ora, qui abbiamo
inizialmente parlato degli Anuasi. Gli Anuasi sono una creazione, una derivazione della fiamma blu. Gli Anuasi sono blu e sono uomini gatto, sono felini, sono molto simili a quello che James Cameron ha rappresentato in Avatar. Anche questo l'abbiamo detto giusto un po' di volte. Ma ci interessa perché questa razza ha avuto anche delle sue mescolanze. C'è un'altra razza che è scesa di dimensione perché nella manifestazione, nei vari piani, nelle varie dimensioni e densità, il sé divino, l'essere spirituale, man mano che scende in una frequenza più bassa, ha bisogno in qualche modo di ridurre la sua essenza e di conseguenza troviamo che molte razze sono presenti in densità e anche in dimensioni differenti e mano a mano che si scende nelle dimensioni reificano, potremmo dire, cioè diventano più fisiche e si riducono parzialmente in frequenza e anche in capacità di espressione o di coscienza e consapevolezza, seppure chi resta collegato alla sorgente mantiene un contatto con la totalità molto forte. E in teoria tutti dovrebbero mantenerlo, ma vedremo che le cose sono andate un po' diversamente. Allora, questa razza felina, una delle prime, o comunque è quella più conosciuta in certi ambienti, si mescola con un'altra razza, gli Ionei, che erano una razza che invece discendeva dalla fiamma viola. Mentre gli Anuasi sono uomini gatto blu, gli Ionei erano delle scimmie acquatiche. La mescolanza tra queste due razze positive, una proveniente dalla fiamma dell'ordine di Smeraldo, dalla fiamma blu, e l'altra dalla fiamma viola, dà origine a una razza che viene chiamata, e attenzione ai nomi, Aniu, non Anu, Aniu, che è una sorta di sorella degli Anuasi, sorellastra, di una dimensione più bassa, perché gli Anuasi sono di 12ª dimensione, mentre gli Aniu di 11ª dimensione, tendenzialmente comunque una sorta di cugini, via, molto simili, vicini, però un po' mescolati con la fiamma viola. Questa mescolanza nel tempo darà origine a una, si chiama convoluzione del DNA. Il DNA comincerà a risentire. Ovviamente è una forma di DNA, di matrice che dà origine a un corpo, anche se quando parliamo di 12ª dimensione, 11ª o 10ª dimensione, stiamo parlando di una densità molto più simile a una forma liquida di energia. Qualcuno lì rappresenta queste forme come fatte dei corpi fatti di mercurio liquido, cangiante, senza i dettagli che li definiscono. In realtà in quei piani non si ha neanche bisogno degli organi di senso, perché si percepisce con tutta l'entità. Quindi se vedessimo un essere umano al 12° piano, probabilmente lo vedremo senza occhi, senza naso, senza orecchie. Uno dice: "Mazza che brutto", ma non, senza la necessità di mangiare, senza la necessità di respirare, senza la necessità di morire, ma semplicemente in una forma di manifestazione dove la capacità di scambio tra l'interno e l'esterno e di creazione è ovviamente amplificata a 1000 e molto maggiore. Tutti i limiti che noi siamo abituati a prendere in considerazione sono limiti di questa nostra dimensione. Allora, torniamo a questi Agnu. Questi Agnu, piano piano cominciano a prendere delle caratteristiche, diverse da quelle originarie, quindi a assumere modalità sempre più competitive, sempre più, di, controllo rispetto ad anche ad altre razze, e ci sarà un momento in cui troveremo proprio un grande, scontro tra questi
Aniu, e un'altra razza che arriva invece dalla fiamma oro, sempre sull'11ª dimensione. Stiamo parlando degli Omicron. Gli Omicron, sono una razza che sempre più nel tempo prende una deriva negativa, vengono conosciuti come, Draghifalena, Dragon Moth in inglese, e sono dei misti rettiloidi, insettoidi con aspetti anche che noi potremmo definire da dinosauro, eccetera, insomma una brutta cosa. Questi finiscono per essere due tipo due famiglie di gangster che si fanno la guerra uno contro l'altro. Fate conto che, per capire di che epoca stiamo parlando, gli Aniu sono stati creati circa 950 miliardi di anni fa, quindi molto indietro nel tempo, appunto attraverso questa mescolanza fiamma viola, fiamma blu. Questi piano piano appunto degenerano sia nel DNA attraverso questa convoluzione del codice genetico, sia cominciando a prendere una deriva che li porta a seguire dei principi non più pro vita, ma anti vita, per cui a controllare, a distruggere, a cercare il dominio anche sulle altre razze, sia questi che appunto gli Omicron, stessa cosa. La necessità di impossessarsi sempre di più non solo degli aspetti concreti, ma anche degli aspetti energetici, quindi nasce un progetto di vampirismo che poi vedremo sarà essenziale per il mantenimento di questo tipo di razze, e tutto quello che riguarda il dolore, l'infliggere torture e patimenti ad altre razze che in questo modo generano una frequenza energetica che per loro è nutrimento, quindi proprio una bella cosa. Ora, si creano quindi in questo momento due credo, potremmo dire, proprio due derive, una di entità che non si mettono a scontrarsi una contro l'altra perché continuano a perseguire un principio di bene, potremmo dire, di amore, di pace, di equilibrio, di condivisione, ma invece questo tipo di deriva che crea queste due fazioni quasi di gangster sarà proprio quella che fa scoppiare la primissima e più famosa grande guerra, la guerra dei fondatori, perché stiamo parlando delle primissime razze. Tra l'altro vi ricordo che tutte le razze inizialmente sono state create nella costellazione della Lira. Poi o su Vega, Vega più che altro è legato alle razze della Fiamma Oro, o su altre zone sempre della Lira, tipo Aveion, che è un altro pianeta sempre della Lira. Fate conto che i 3 pianeti principali utilizzati dalla Fiamma Oro, dalla Fiamma Blu e dalla Fiamma Viola, negli vari scontri verranno distrutti, tutti tranne Vega. Tutti gli altri sistemi, pianeti, sistemi stellari, Vega ovviamente è una stella, ma comunque in quell'area, tutto verrà distrutto, per cui poi queste razze si sposteranno, e soprattutto quelli della Fiamma Oro. All'interno della Fiamma Oro abbiamo sia gli esseri alati, quindi uomini uccello, eccetera, eccetera, ma anche tutti quelli del ramo rettile, rettile e drago, quindi draconiani, rettiliani, eccetera. Tutti questi si sposteranno allegramente nell'area di Orione. Comunque queste guerre si sono proprio chiamate guerre dei fondatori Lyrian Elohim. Elohim perché? Perché gli Elohai, che sono i primissimi della fiamma blu, dell'ordine di Smeraldo, quindi stiamo parlando della 13ª dimensione, quando creano gli Anuasi, nella mescolanza poi con gli Anu, degenereranno in una razza che viene proprio chiamata Anu Elohim. Gli Anu Elohim non sono nient'altro che gli Aniu originari corrotti, cioè quell'aspetto in parte uomo gatto blu, in parte scimmia acquatica della fiamma viola Ionei, questo mix che
Anche se inizialmente era, come vi dicevo, una razza cugina degli Anuasi positiva, degenera. Nel momento in cui degenera prende il nome di Annu Elohim. Gli Annu Elohim saranno proprio quelli che porteranno avanti questa famosa guerra dei fondatori Lyrian Elohim contro gli Omicron, quindi contro una fazione rettiloide di una razza rettiloide della Fiamma Oro. Questo scontro sarà terribile perché andrà avanti molto a lungo, ci sarà la richiesta di intervento del Consiglio siriano, dei Rishi, dei maestri ascesi e chi più ne ha ne metta per cercare di così mettere le cose in pari, per cercare di mettere pace, ma non ci sarà verso, fino a quando proprio gli Annu Elohim decideranno di fare una mossa strategica molto importante, che sarà proprio quella di far saltare un famosissimo Stargate. Notate che per passare da un universo di densità ad un altro, quindi per superare a blocchetti di 3 le dimensioni, è necessario passare attraverso questi Stargate. Esisteva anche uno Stargate tra la 12ª e la 13ª dimensione, quindi tra l'universo di quarta e quinta densità. Allora, in questo caso, 3, 6, 9, 12, sì, giusto, stavo facendo i conti delle densità. Allora, in questo caso, tra la quarta e la quinta densità, c'era uno Stargate che divideva l'area degli avatar, quindi 12ª dimensione, 11ª e 10ª, e quella dei Rishi, quella delle fiamme viola, fiamma blu, fiamma oro. Cosa fanno questi Annu Elohim? Hanno una pensata che a loro al momento sembra geniale, cioè distruggere questo Stargate posizionato nella 12ª dimensione. Si chiama Aramatena, lo Stargate di Aramatena. La distruzione di questo perché è stata voluta? Perché così non ci sarebbero più state intromissioni, o almeno fino a che questo Stargate non fosse stato ripristinato, le entità superiori, quindi i rishi, i maestri ascesi, che tendenzialmente portavano un principio creativo e di luce e di amore e positivo e di vita, non avrebbero potuto venire a rompergli le uova nel paniere, quindi loro diventavano liberi di adoperarsi con il loro principio antivita e soprattutto non avevano nessuna intromissione dall'esterno. Questo ovviamente ha generato però una sorta di blocco per tutte le entità che erano dalla 12ª dimensione in sotto, dalla 11ª e mezzo, diciamo, perché avendo fatto saltare questo Stargate non c'era più la possibilità di ascendere. Quindi tutte le entità animiche positive che si trovavano nella mappa dimensionale sotto il 12º piano sono rimaste incastrate, sono rimaste bloccate. E queste razze che hanno fatto questa manovra sono stati gli Annu Elohim, ma ovviamente si è ripercosso questo anche sugli Omicron, sulle razze rettiliane e su tutti gli altri, hanno in realtà sganciato dal loro DNA il 12º filamento, perché la mappa dimensionale viene rappresentata come in alto così basso anche nella nostra manifestazione fisica, qualunque dimensione sia, perlomeno dalla 12 in giù, dove si ha una forma, si ha un progetto divino fisico, loro sganciando la matrice temporale hanno anche sganciato il DNA, quindi hanno tagliato il loro cordone ombelicale con la sorgente. Vedremo giovedì come questo aspetto si possa specificare meglio con delle nozioni ancora più precise, ma ne parleremo in una separata sede. Diciamo che tutte queste razze negative, soppressive, eccetera, ancora oggi sono caratterizzate dal fatto di avere 11 filamenti e mezzo al massimo attivi, non hanno possibilità di attivare il 12º, quindi non hanno la possibilità di ricongiungersi alla sorgente, quindi in realtà non hanno nessuna possibilità di ascendere, e giovedì vedremo anche il motivo.
ma soprattutto non hanno possibilità di attingere a una fonte di energia inesauribile. E questo è il motivo per cui hanno necessità di vampirizzare, necessità di agganciare esseri animici che comunque di principio posseggono una anima che è il loro collegamento nel momento in cui si incarnano qui per trovare il modo di riconnettersi con la sorgente, riprendersi questa energia inesauribile, ed ecco perché sono così importanti per queste razze questo tipo di esseri e soprattutto l'essere umano che è quello più bistrattato, controllato, manipolato, eccetera. Allora gli Anu, Elohim, fanno saltare il portale. A questo punto ci sono i guardiani che restano al di fuori della matrice temporale, cioè al di fuori dell'11° piano e mezzo, quindi che dopo aver fatto saltare questo Stargate sono rimasti all'esterno, che mettono in atto dei piani di salvataggio, cercano di creare delle strategie per mandare su questa matrice temporale a 12 dimensioni, 11,5 ormai, delle entità così preparate, ma preparate da un punto di vista energetico e di DNA, cioè con un imprinting spirituale abbastanza forte da aiutare quelli che sono rimasti incastrati dentro a ricostruire i pezzi di DNA mancante. Questo poi è il progetto degli Orafim di cui abbiamo parlato anche oggi come oggi quando abbiamo parlato degli Indaco. Oggi parliamo degli Indaco, una volta si parlava comunque degli esseri Orafim ed è una cosa molto antica, molto vecchia come piano di salvataggio. Ma nello stesso tempo anche gli Anu Elohim hanno messo in atto il loro piano, ovviamente, per portare avanti la loro missione. Questi Anu Elohim che creano il primo Anunnaki. Il primo Anunnaki, il cui nome Anunnaki significa vendicatore di Anu. Cioè loro hanno creato un'entità che doveva servire per scendere più agevolmente nelle dimensioni, nelle varie dimensioni, e potesse essere da loro gestito, quasi incorporato, ci si poteva quasi incarnare dentro, per poter portare avanti ovviamente il piano di manipolazione, vampirizzazione, ma soprattutto di impedire, perché l'obiettivo degli Anu Elohim, ma soprattutto degli Anunnaki nel momento in cui vengono creati, è proprio quello di impedire che il progetto uomo fatto da 12 filamenti di DNA, che quindi permetteva il collegamento con la sorgente, l'aspetto dei creatori che erano in grado di plasmare la realtà, fallisse. Il loro obiettivo era quello di farli fallire. Quindi loro sono nati con l'obiettivo di distruggere il progetto uomo e ancora oggi devo dire che si vedono gli sforzi perché ancora oggi continuano su questa linea. Il primo Anunnaki creato, che è un essere, un'entità che viene creata dagli Anu Elohim e inizialmente è proprio l'11ª dimensione, quindi nei livelli più elevati delle dimensioni, dove la frequenza energetica è più alta, aveva inizialmente un aspetto da delfino bipede, quindi è acquatico. C'entra niente tutte le altre rappresentazioni che saranno tipologie successive. Questo primissimo Anunnaki, che è l'Anunnaki originario, da cui tutti gli altri deriveranno, e vedremo che ce n'è un sacco di tipi ibridati in 1000 modi, tutti derivano da questo Anunnaki originale che si chiamava Anunnaki Geovian. Ecco da dove arriva il nome Yahweh o Yahweh o Geova, eccetera, eccetera. Questo primissimo è una tipologia che andrà poi a declinarsi in maniera differente anche con varie ibridazioni nei piani dimensionali più bassi, quindi gli altri successivi.
Ci sono dei mix degli Anunnaki molto importanti, perché sono molto famosi. Uno di questi, ne abbiamo parlato, è un mix Anunnaki umano, gli umani della seconda semina, per lo specifico, che sono i famosi Nephilim. Questi Nephilim avevano un aspetto umano in realtà, umano anche se erano molto alti, erano dei giganti, però insomma avevano le fattezze umane. Di questi ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti e se non ve lo ricordate vi invito ad andarlo a vedere, e abbiamo parlato di come questi Nephilim fossero stati ad un certo punto cacciati dalla Terra e mandati in altri sistemi, ma era stato comunque a seconda di un accordo che c'era stato, data l'opportunità agli Anunnaki di creare un altro ibrido umano che in teoria doveva seguire le leggi, i principi positivi, luminosi di vita, eccetera, eccetera, ed è stato mescolato con il famoso DNA dei Melchisedec. Ma questa è un'altra storia, andremo a vedere che dove è partito con le più belle intenzioni, ma degli Anunnaki bisogna imparare a non fidarsi mai, perché anche quelli che vengono considerati Anunnaki buoni non ne esistono. Esistono solo Anunnaki più bravi a manipolare, a dissimulare e a farsi credere quello che non sono. Ci sono quelli più estremi e quelli meno estremi, ma di buoni non ce n'è, anche se nella storia ci viene raccontato a volte cose diverse. Molti chiedono, ma Enki, Enlil, Marduk, questi qui, questi personaggi famosi dei Sumeri, chi sono? Sono delle ibridazioni. Allora, tra le ibridazioni più importanti abbiamo la tipologia proprio Enki, che è un mix tra il DNA Anunnaki, dei primi Anunnaki, dei Geovian, quindi i famosi delfini bipedi di cui vi dicevo, e pensate un po' al DNA insettoide degli Zeta, tra gli Zeta ci sono anche i grigi. Il misto tra la manipolazione, l'incrocio, l'ibridazione del DNA Anunnaki originario con quello degli Zeta ha dato origine a un essere insettoide, rettiloide con le fattezze un po' da serpente, che è Enki, che è poi quello che viene rappresentato dai Sumeri, che non è uno in realtà, ma in questo caso rappresenta proprio una razza, una tipologia. La tipologia Enlil, invece, l'altro famoso Anunnaki, era in realtà un ominide rettile squamoso, quindi un'altra tipologia di ibrido. Vedremo come queste ibridazioni tra rettili e Anunnaki, eccetera, danno origine a una serie di esseri che noi ritroviamo un po' nelle favole, un po' nella mitologia, come per esempio le sirene, che sono l'ennesima manipolazione degli Anunnaki, creando appunto questo tipo di ibridi, un po' alla Enlil, della stessa famiglia, anche le sirene che sono però un po' più carine a vedersi. Anche il dio del mare, Nettuno, quindi rappresenta assolutamente questa tipologia Anunnaki, la tipologia Enlil. Per quanto riguarda Enki, vi devo dire che c'è un Enki, uno della razza Enki, molto famoso nell'epoca egiziana, che era Tot. Ora, Tot, che quindi risulta essere un Anunnaki, ha dato una serie di insegnamenti, ha detto una serie di cose e è stato in apparenza positivo. Vedremo che altri Anunnaki ibridi come Tot famosi, un altro famoso è Enoch, il famoso Enoch di cui si parla anche nella Bibbia. Questo, come Tot, erano degli Anunnaki che apparentemente sono passati nell'area del bene, cioè hanno iniziato a portare avanti dei messaggi costruttivi, positivi, non antivita,
ma non perché l'avessero scelto, non perché ci fosse del buono in loro. Questa è una roba molto New Age. In realtà queste razze sono polarizzate, sono orientate da una parte, non c'è un po' e un po', sono così e basta. Ma vedremo giovedì come è stato possibile che parzialmente avessero agito in senso positivo, perché è stato possibile orientarle, riorientarle. Ma lo vedremo nello specifico. Ma è importante vedere come personaggi famosi di cui si parla tanto, come Thoth o come appunto Enoch, tra l'altro vi ricordo che anche in Agent of Shield c'è un Enoch, lì lo chiamano Enoch, ed è esattamente questo personaggio che anche lì apparentemente a un certo punto si sacrifica per gli umani. La visione nel film è un po' più rosea, ma effettivamente personaggi come Toto e personaggi come Enoch sono stati funzionali al bene in ogni caso, ma erano e restano ibridi Anunnaki, cioè tipologie di Anunnaki. Anche Marduk è un'altra tipologia. Marduk nello specifico è l'Anunnaki mescolato con gli Omicron. Mi fa ridere perché gli Omicron sono quelli, no, i famosi Dragofalena di cui si parlava all'inizio, che c'è stata la grandissima guerra, i gangster proprio contrapposti. Ecco, proprio questi hanno creato poi Marduk. Quindi vedete che c'è veramente una bella mescolanza e tante tante tipologie, ma quello che ha sempre contraddistinto gli Anunnaki nei vari cicli storici, e se ricordate tutto quello che abbiamo raccontato nel progetto Uomo, vi ho dato tutta una serie di dettagli su questo, abbiamo visto come in realtà gli Anunnaki già dall'inizio, da quando parlavamo della prime due tribù che si erano generate all'interno del progetto Turaneusiam, gli Alaniani, molto simili agli Atlantidei, praticamente la versione antica, i progenitori degli Atlantidei, e i Lumariani, progenitori dei Lemuriani, fossero stati anche qui condizionati, spinti, inficiati, invasi proprio già dagli Anunnaki. Gli Anunnaki sono riusciti a spingere a creare il primissimo grande danno, quello famoso della caduta dell'uomo sul piano fisico, proprio perché eravamo su Tara prima, vi ricordate? E dopo che gli Atlantidei o gli Alaniani nello specifico, spinti dagli Anunnaki, eccetera, fanno saltare la griglia morfogenetica di Tara, i pezzi cadono insieme alle anime in una densità più bassa, in prima densità, così nasce la Terra, così nasce il nostro sistema solare, e così queste entità cadono sul piano fisico materiale, quando invece erano sul livello di Tara. Quindi questa grande caduta già era dipesa dagli Anunnaki, che quindi avevano già fatto un grande sterminio, una grande distruzione. E poi l'hanno rifatto con la seconda semina, quando hanno cercato di distruggere completamente i Lemuriani. Sti poveri Lemuriani, qualcuno si è salvato, ma a più ondate, 3 o 4 volte hanno sempre cercato di farli fuori. E poi ancora, se vi ricordate, sempre loro avevano incentivato gli Atlantidei in uno scontro con i rettiliani, che nel frattempo erano arrivati circa 1 milione di anni fa, li avevano incentivati allo scontro, all'utilizzo di armi, l'utilizzo di energia attraverso i cristalli, e siamo alle solite, era imploso tutto, e Atlantide, che inizialmente era un enorme continente, a furia di botte è diventato 3 isolette, una delle quali era più o meno dove oggi c'è il triangolo delle Bermude. Ora, questa è la modalità degli Anunnaki, bella storia, che ripetutamente e ripetutamente hanno spinto fazioni, hanno invaso, hanno ibridato, hanno condizionato parti di quelli che erano originariamente nati dal progetto Turaneusiam, perché gli Atlantidei, come i Lemuriani, fanno parte delle razze radici della Terra. Vi dicevo che noi, come essere umano, il progetto umano Turaneusiam nasceva da un insieme di semi della Terra, i famosi Earth Seed, e semi stellari, per la precisione 7 semi della Terra e 5 semi stellari. Tra i semi della Terra ci sono proprio gli Atlantidei, i Lemuriani.
quello più presente oggi come seme della terra sono gli ariani, che è un altro seme della terra. Ognuno di questi ha portato una sfumatura nella pelle, per cui i lemuriani erano marroni, gli atlantidei erano rossi, gli ariani sono la razza bianca, i muvariani che saranno una razza futura, ma queste cose si sono ripetute più e più volte nelle varie semine, quindi noi nei tratti del nostro DNA abbiamo anche quel colore, infatti abbiamo i gialli, sono la pelle più gialla, eccetera. Allora, quindi non ha nessun senso, infatti, avere qualche tipo di preconcetto piuttosto che approccio diverso rispetto al colore della pelle, perché noi come razza umana Turaneusium abbiamo tutti i colori, addirittura originariamente c'erano anche i colori pastello, molto più belli, molto più agreabili direi, quelli adesso non ci sono più, però tutte le nostre sfumature non dipendono dagli Anunnaki che hanno fatto sperimentazioni, c'è qualcuno che dice che la razza dei Latini nasce dagli Anunnaki, cioè non è vero niente, in realtà tutti i nostri colori ci appartengono, però è vero che gli Anunnaki con gli esseri umani hanno sempre cercato di bloccare il loro sviluppo o di ibridarli in qualche modo, non solo con i Nefilim, ci sono state ibridazioni con gli egiziani, la razza degli egiziani che vi dicevo nelle puntate precedenti del progetto Uomo, e vi invito a riascoltare se volete, nasceva già da questo, e anche gli ebrei, ma sugli ebrei ne parleremo. Queste ibridazioni le hanno fatte più e più volte e ovviamente non solo con i Nefilim, ma noi di nostro, come razza umana Turaneusium, abbiamo comunque tutte queste colorazioni, tutte queste sfumature e una serie di potenzialità. Allora, da sempre le razze soppressive sono in guerra tra di loro e quando si parla di guerra spirituale dovremmo stare molto attenti perché l'aspetto di scontro più grosso e più importante è quello tra razze soppressive, è quello tra razze antivita, è quello tra razze negative. Due fazioni più grandi? Ok, Anunnaki e rettiliani. Anche se a volte si sono stretti manina, anche se a volte hanno fatto delle ibridazioni tra Anunnaki e rettiliani, Anunnaki e Draco. Uno dei più cattivi, i Necromiton, sono proprio un ibrido che nasce tra Anunnaki e Draco. E così questi fanno paura sia ai rettiliani che agli Anunnaki, quindi ce n'è una varietà infinita. Ma quello che ci interessa capire bene è che gli scontri visibili sono in realtà tra razze negative contrapposte. Esiste solo quello? Assolutamente no, ma l'aspetto luminoso, positivo, che comunque in questa epoca sta agendo pesantemente, agisce in maniera molto meno evidente ed è necessario che sia così. Sta agendo perché il mondo, il nostro universo di prima densità, ma non solo, in realtà anche nelle altre densità e dimensioni, l'equilibrio è retto, non è neanche un equilibrio in realtà, la gestione è in mano, ecco, alle razze soppressive. È il lato oscuro della forza che sta gestendo assolutamente tutta la matrice temporale. Quindi per poter contrastare bisogna ovviamente agire in maniera più mimetizzata, più nascosta. Quindi è vero che siamo in una guerra spirituale in cui c'è anche l'aspetto della forza vitale, positiva, creativa, quindi del principio cristico che lavora, ma non è evidente, dove tutto quello che è evidente invece sono le fazioni contrapposte, di cui le due grandi famiglie potremmo dire Anunnaki e rettiliani, e tra i due diciamo che sono in vantaggio i rettiliani, i draconiani, insomma i rettili. Gli Anunnaki ultimamente non gli è andata più tanto bene, per un bel periodo gli è andata più bene degli altri, poi in realtà
hanno cominciato a perdere potere, seppure comunque ci sono ancora e ancora rompono le palle. In ogni caso è grazie a loro che ci sono stati posti tutta una serie di vincoli anche all'interno del nostro DNA, e grazie a loro, anche all'influenza dei rettiliani, di tutte queste razze, ma gli Anunnaki si sono impegnati molto per mettere dei grossi limiti, e oggi noi ci troviamo con un corpo che invecchia. Il progetto originario Turanesiam era immortale, non invecchiava mai. Abbiamo la necessità di fare tutta una serie di esperienze di bassa frequenza grazie a loro, per cui viviamo in un corpo che patisce malattie e ha la sofferenza, qualcosa che in realtà non era concepito e non era previsto, dove gli Anunnaki e proprio loro hanno il controllo di tutte, ragazzi, tutte le religioni. Perché i principi spirituali che esistono ovviamente sono stati tutti stravolti e manipolati in funzione del controllo. Tutte le tecnologie che ci sarebbero a disposizione per guarire, per riequilibrare, non sono date, viene dato solo e centellinato quello che comunque mantiene il nostro corpo fisico dipendente dalla vitamina, dipendente dal farmaco, dipendente da un certo tipo di attività, eccetera, eccetera. Ci è stato instillato, sempre grazie agli Anunnaki, il senso di colpa. Quindi, insomma, possiamo dire grazie a un sacco di bei regalini che è stato fatto a noi, ed è questo il motivo per cui non è affatto confortevole stare in questa matrice temporale, ma soprattutto in questo universo di prima densità. Loro sono i responsabili di questa sorta di dramma all'interno del quale noi ci stiamo trovando. Loro, Anunnaki, a partire dai Geovian, quindi a partire da quelli creati in 11ª dimensione, dagli Anu Elohim, quindi in realtà il loro Dio, il loro creatore, il creatore degli Anunnaki, è un Anu, è Anu Elohim, è un essere già caduto, quindi sono esseri caduti, figli di un essere caduto, insomma, che non hanno niente a che fare con la nostra creazione, semmai sarebbe da dire il contrario, ma ne parleremo giovedì perché siamo già andati ampiamente oltre, ma ci tengo ancora a specificarvi che questi esseri sono riusciti, in ogni caso, questa razza, nelle varie ibridazioni, a mimetizzarsi sempre di più, a scendere in corpi fisici, perché vi ricordo che l'Anunnaki Geovian, quindi il prototipo Anunnaki, che voleva dire vendicatore, Avenger, no? Gli Avengers, vendicatore dell'Anu, Anunnaki, vendicatore dell'Anu, era proprio quella modalità che gli permetteva di scendere in dimensione e arrivare fino al corpo fisico. Allora, all'epoca della terza semina, per esempio, nell'ultimo ciclo temporale della Terra, fisica, gli Anunnaki erano fisici, in carne ed ossa, e giravano tra la gente. C'erano veramente alcuni faraoni egizi che erano ibridati, ibridazioni e mix Anunnaki, erano fisici. Ora questa possibilità di arrivare fino al piano fisico è stata data grazie proprio agli Anu Elohim, grazie proprio alla creazione dell'Anunnaki, che aveva quello scopo di distruggere il progetto Turaneusiam, distruggere l'uomo, distruggere i creatori, fare in modo che non si riconnettessero e scendere in tutti i livelli fino al piano fisico, quello in cui ovviamente se lì fosse stato portato l'essere umano creatore, come infatti è stato, sarebbe stato quello migliore per schiavizzarlo, perché veniva una gabbia coi controfiocchi ovviamente, perché su questo piano bisogna mangiare, bisogna camminare, strisciare per terra, camminare, abbiamo
sentiamo un peso, bisogna respirare, bisogna soffrire o comunque ci viene raccontato che questo è quello che è necessario e quindi ovviamente l'obiettivo era quello di arrivare a portarci qui e questo è stato, ma nel piano di salvataggio antico c'è sempre stato quello di permettere anche un recupero e adesso siamo nel punto di svolta perché in realtà il problema è che molta gente si sta riconnettendo alla sorgente, molta gente si sta riconnettendo al proprio sé, sta riattivando filamenti di DNA. Si dice che si sta svegliando e questo è terribile perché significa che nonostante tutte le manipolazioni e le macchinazioni, tutte queste razze, Anunnaki per primi, stanno perdendo presa, stanno perdendo il controllo sempre di più. Perché io ho smesso di parlare di attualità? Qualcuno ancora me lo chiede. Perché l'attualità che noi vediamo, le guerre, i partiti politici, chi sale al potere, è tutto un gioco pianificato e finto di queste razze. È una finzione, una programmazione, è un videogioco che viene presentato alla gente per distrarre, per portare l'energia da una parte all'altra. Ma quello che vi sto raccontando è quello che succede dietro le quinte ed è la vera attualità. Nessuna attualità è così tanto attuale, potrei dire. Forse non ho mai parlato così tanto di attualità come da quando parlo di Back to the Origin. E questo è il motivo per cui è così importante. Certo è che oltre a quello che vi dico, esiste un livello ancora superiore, che è il punto di vista fuori dalla matrice temporale. E questo è molto importante per capire esattamente tutto quello che sta succedendo, ma proprio perché è un discorso che ribalterà nuovamente i vostri punti di vista e so che molti di voi si sono già ribaltati sulla sedia stasera, è necessario fare un episodio apposta, che sarà quello di giovedì. Vi dico solo più quest'ultima cosa, sulla Terra ci sono numerosi tipi di Anunnaki e di ibridazioni varie, ma una di queste è quella che voi chiamate degli illuminati, cioè quel tipo di esseri che in apparenza sono umani, in realtà sono degli ibridi e di questo molti di voi sapranno già fare un rapido collegamento con una razza conosciuta come As e poi ci metto qualche parola in mezzo, Kena, altre parole in mezzo, Ziti. Scusate, faccio così, ma vorrei evitare che YouTube mi blocchi anche questa live, insomma. Ok, detto questo, penso che abbiamo già iniziato abbastanza a inquadrare la questione Anunnaki, ci sono ancora un bel po' di cose da dire, infatti come vedete il titolo è Anunnaki 1, perché continueremo la prossima settimana a parlare di Anunnaki. Io vi do appuntamento a giovedì dove vi dirò un po' di altre cosette su come funziona tutto il sistema e poi per chi vorrà, per chi potrà, vi aspetto a Padova di persona dove parleremo di DNA. Un abbraccio a tutti quanti e buona serata. Ciao a tutti. Tornare all'origine Sì.